Ho ancora su i pantaloni corti e le pantofole da imbecille perché voglio restare ancorato a un'idea d'estate che vorrei non finisse mai. Questo però non impedisce a me e ad Andrea di provare Kia Ceed Sport Wagon. Che cos'è? Una station wagon adatta a tutta la famiglia, lunga 4,50 m, larga 1,78 m, alta 1,48 m. Il frontale secondo me è particolarmente azzeccato. C'è il solito Tiger Nose Kia, ci sono gli Ace Cube, che altro non sono che le luci diurne LED con 4 punti luce. La tecnologia dei fari è Xeno per quanto riguarda gli anabbaglianti, gli abbaglianti invece sono ancora a tecnologia alogena. In taglio laterale si nota come il coefficiente di penetrazione dell'aria sia particolarmente scarso, linea molto filante, con i cerchi da 17, le frecce sugli specchietti e un ingresso keyless particolarmente azzeccato perché mi consente di tenere la chiave in tasca. Come sto a bordo? Sto benissimo, anche perché l'ingresso è facilitato. Infatti, se io accendo la macchina, il sedile mi torna nella postazione che ho memorizzato grazie alle impostazioni elettriche che ho qui a disposizione sulla portiera. Ho tutto sotto controllo, le ginocchia, le spalle, la testa, tutto ci sta perfettamente e dietro c'è anche tanto spazio per chi si siederà. Attenzione però quando dovremo scendere, perché quando andrò a spegnere la macchina succederà questo. Piccolo spostamento, nel mio caso di una decina di centimetri, niente di particolarmente trascendentale. Ovviamente con il sedile impostato sull'altezza di Andrea c'è molto più spazio, anche per un vatusso grasso come me, adatta per viaggi lunghi, direi 2 persone in business class, 3 in economy. Il taglio posteriore di questa Kia Ceed Sport Wagon è molto pulito, anche qui i gruppi ottici sono a LED, doppio scarico, anche perché a disposizione abbiamo la GT Line. Il bagagliaio, che ha un portellone non particolarmente pesante, rivela 528 litri di capacità che diventano 1642 e soprattutto ho tutti i vani per andare a nascondere le cose più preziose. Qui abbiamo messo le telecamere, qui avremmo potuto mettere altre cose, vedete, ci sono tanti vani, è molto intelligente, molto clever, come direbbe un'altra marca. Adesso io lo lascio lì così perché mi annoio facilmente. Chiudiamo il portellone e andiamo a provarla in strada questa Kia Ceed Sport Wagon. Bene amici di Automoto.it, ci siamo appena tolti la sabbia di dosso. Io non ed ancora, eccoci al volante di Kia Sport Wagon 1600 turbo diesel, 136 cavalli e quasi 300 Nm di coppia, già 1500 giri. Una bella Ceed, diciamo. Una bella Ceed, anche perché noi abbiamo la versione GT Line, quindi quella più bella, più sportiva, un pochino più bassa, più aggressiva, con questi Ice Cube davanti che secondo me sono bellissimi. Ice Cube, sì, mi piace come rapper, mi piace anche come veste. Parliamo subito del cambio, automatico doppia frizione, 7 rapporti. Qua abbiamo rapporti su questo cambio discordanti? Sì, abbiamo pareri diversi. Secondo me è da preferire il manuale perché non è così brioso, non è così intelligente. Però tu l'hai guidata più di me, quindi puoi. Io ci ho fatto 3000 km, autostrada tanta, montagna tanta perché sono andato in Val d'Aosta. Anche tanta città, e devo dire, a me per questo tipo di vettura non è dispiaciuto, perché comunque il cambio di marcia è rapido, volendo ci sono anche le palette dietro al volante, ma soprattutto là dove molti cambi doppia frizione automatici cascano, ovvero la montagna, ovvero soprattutto le discese ripide. Questo è intelligente, cioè quando c'era una discesa probabilmente ha un inclinometro, sente che siamo in discesa e mi metteva la marcia giusta, quindi non mi faceva andare giù a bomba e devo scalare manualmente. Nei miei banali 500 km invece, caro Andrea, secondo me è troppo conservativo, nel senso che, come dicevamo prima dell'inizio della prova, tiene i giri troppo bassi, quindi cambia molto spesso e non hai lo spunto immediato quando ti servirebbe. Ho riscontrato quel problema per esempio alle rotatorie, quando ti metti in un incrocio. Sai cosa manca? Tu che sei un po' tamarro, ti manca la funzionalità sport secondo me, perché qua ci sono il pulsante per mettere in eco, che non ho mai usato in vita mia. Ma non cambia tantissimo sinceramente il carattere della vettura, quindi non ti sei perso molto. Così come non cambia la taratura dello sterzo, per esempio, Sport, Comfort o no. Esatto, cambia poco, perché c'è questo pulsantino qua che dovrebbe cambiarla, in realtà è sempre un pochino morbido. Allora, diciamo che forse la sigla, adesso proviamo a fare la rotatoria, trae un po' in inganno. Bravo, giriamo, è la sigla. Giriamo, non c'è nessuno, giù tutto l'acceleratore, kick down, scalata, sentite la velocità del cambio marcia, comunque è abbastanza buona, è da doppia frizione, sì, non è fulmineo, ripeto, GT Line ti aspetti una vettura molto sportiva, in realtà questa è una vettura da famiglia secondo me, più sul comfort che sullo sport. Avendoci fatto 3000 km, ti assicuro che anche il sedile è bello rigido, con le tue impostazioni elettriche, poi lombare, tanta roba. Poi quando esci, entri, si sposta per
permetterti di entrare più comodamente. Tu parlavi di comfort, devi sapere che il nostro fonometro è rimasto in vacanza ancora una settimanina, per cui tornerà dalla prossima prova. Invece, caro Andrea, però quello che dico io, comfort, secondo me è un po' rumoroso ad alta velocità. È un po' rumoroso perché tu vai oltre i limiti. No, non è vero, perché intorno ai 130 secondo me serve alzare un pochino la voce. Dietro avevo Leonardo e non riuscivo a capire che cosa dicesse, un po' perché a 2 anni si esprime come si esprime, però secondo me filo di sonorizzazione in più sarebbe servita. Per il resto, come dici tu, grande comfort, Grande comfort, di esatto. comodità. Magari l'avrei preferita un filino più rigida, anche se per Sì. è un filino più bassa rispetto alla versione normale. Quando si guida in maniera sportiva tende un pochino magari a scomporsi, sempre gran tenuta di strada e gran senso di Quello è sicurezza, vero. ma sì, forse l'avrei preferita anch'io un pochino più rigida. Il volante invece, come dici tu, non cambia tanto in base alle tarature, ma comunque è bello preciso, non ha Tanti problemi, comandi. tanti comandi, e soprattutto è anche si indurisce abbastanza quando poi aumenta la velocità. Sulla destra i comandi per cambiare quello che vediamo nel grande display centrale, che è un LCD. Anche se quando mettono i display LCD a me piacerebbe poi personalizzarlo, io sono un po' tech addicted, ma Certo. magari cambiare il colore, cambiare le lancette, invece così è, così rimane, e serve solamente questo grande LCD a darvi i soliti, le solite informazioni: temperatura motore, consumo medio. Andrea, avrei fatto qualche sforzo in più sul contagiri e sull'indicatore del livello del carburante. Molto, Un po' essenziale, molto un po' minimali, essenziale. molto minimali. Allora, Vai. ci mettiamo al solito punto per fare la prova di accelerazione e frenata. Hai tolto l'eco? Togliamo l'eco. Molto bene. Ok, giù tutto l'acceleratore. Da 0 a 100 in 10 secondi e 9 per una velocità massima di 194 km/h. Vediamo a quanto arriviamo. Ci mettiamo in velocità standard. Cambia intorno ai 4000 giri. Manuale cambia comunque automaticamente. Giù tutto il freno. Beh, gran frenata, ci siamo fermati prima del cambio di asfalto, quindi non male. Sono entrati gli hazard. Vi ho detto il manuale si attua spostando la leva a destra e poi spostando avanti e indietro, oppure usando proprio le palette sul volante. Sulla sinistra i comandi per l'infotainment e anche per rispondere o mettere giù alla chiamata, quindi sì, tanti comandi, però secondo me ben integrati, perché sono tutti sulle due razze. Ben integrati, una destra, razionali, una ben sinistra. organizzati. La plancia ha al centro il solito display che fa da sfondo al solito sistema infotainment che abbiamo già conosciuto su altri modelli del gruppo Kia. Sì, il navigatore mi ha portato sempre ovunque senza particolari problemi. A me non fa impazzire quel orologino anni 80 un po' messo là. A me invece un po' lo squarcio piace, Mi piace lo squarcio, mi piacciono le cifre, la però veste grafica. l'ho trovato comodo. Magari avrei preferito qualche informazione in più Sì. là in fondo, non avendo... Beh, però se è un momento di amnesia ti ricorda che data è oggi. Ah sì, beh, non avendo il DAB display, magari là qualche informazione in più. Esatto. E forse è quello che manca a questa Kia, che è molto completa sotto tutti i punti di vista. C'è anche un bellissimo tettone apribile con anche la tendina elettrica che possiamo aprire e chiudere qua con questo comando. Anche il tetto è ampia, la sezione che si apre, se non l'apriamo, se no la È una manna per i bambini che ti continuano a dire apri, chiudi, apri, chiudi. Esatto. Però gli mancano un po' delle dotazioni di sicurezza attive. Per esempio mi è mancato il sensore dell'angolo cieco, facendo tanta autostrada... Lane departure assist. Sì, esatto, quello che ti fa stare dentro nella carreggetta, Sì. sia attivo sia passivo. Ecco, magari la vorrei più in quel senso su questa Kia. Ma ho apprezzato tantissimo il climatizzatore, che Poi con i 2 flussi. ma sì, ma poi dai 13 gradi della montagna ai 40 gradi del mare veramente ha sempre gestito molto bene. E tra l'altro l'automatismo può essere settato su 2 ventilazioni, una bassa e una più alta. Fast è veramente fast. Qua sotto abbiamo addirittura 2 prese per l'accendisigari, più una USB per attaccare chiavette o smartphone per poi utilizzare il sistema di infotainment, oppure l'ingresso ausiliario. Retrocamera? Retrocamera te lo faccio vedere subito, tac, se riusciamo, no, nel manuale, ok. C'è, le linee sono fisse e la qualità è abbastanza buona. Ma noi siamo fermi e non si è spenta la macchina. No. E non ha lo start and stop. Niente start and Niente stop. start and stop. Nonostante questo, comunque, riusciamo ad avere dei consumi abbastanza validi. Sì, allora il consumo che adesso Luca vi darà è frutto della mia prova di 3000 km, dove ho fatto veramente tanta autostrada, tanta montagna, tanta città, tanta statale, quindi proprio un uso medio e un consumo rilevato proprio con tutti i pieni che ho fatto di gasolio. Ve lo dico io perché Andrea non se lo ricorda. 14,7 km per litro. Per litro, che non è male,
diciamo dai, nella media. Nella media. Allora, ci mettiamo in terza marcia, in manuale, allora ci mettiamo con il cambio a destra, mettiamo sulla paletta sinistra in terza marcia, rallentiamo fino a 40 km orari, adesso accelererò non schiacciando il pulsantino del kickdown, così da non farlo scalare, 50 adesso. Coppia ne abbiamo tanta, Luca, io sono andato a pieno carico tranquillamente, 136 cavalli sono sufficienti, ma qualche cavallo in più sarebbe stato bello per rendere ancora più cattiva la vettura. Anche qua GT Line nel nome, nei fatti una vettura abbastanza tranquilla da famiglia. Abbastanza tranquilla, diciamo GT Line nel look esterno, come abbiamo visto in fase di presentazione. Bellissimo, mi piacciono anche i fari a LED dietro. Per la qualità della plancia. Abbiamo un restringimento. Abbiamo un restringimento carreggiato, abbiamo anche il semaforo verde, quindi andiamo, perfetto. grazie il signore che ci fa passare. Allora, plastica, cromature, plastiche opache, plastiche lucide, insomma Andrea, c'è una trama per quanto riguarda la maggior parte della superficie che non mi convince, però abbiamo un buon vano portaoggetti, direi abbastanza profondo, percezione, cosa dici? Media. Sì. Media. Giusta rispetto alla categoria. Onesta. Sì, anche a me non piace tantissimo questa trama similpelle qua lucido, sì, sono d'accordo con te. Tanti elementi. Esatto, senza infamia e senza lode, direi. Andiamo. Allora Andrea, quanto ci costa? Ma che parliamo di prezzi? Sì, allora, la Ceed in optional. generale, non la Sportswagon, parte da 17.000 euro. Onestissimo. Esatto. La Sportwagon invece parte da 23,7, mi sembra, 23 euro anche questa. Noi arriviamo a 29,5, opzionando oltre al cambio doppia frizione, che secondo me potreste farne tranquillamente a meno. No, secondo me no, secondo me assolutamente. Guarda, adesso siamo in salita, guarda come ci tiene la marcia giusta. Ho fatto delle salite incredibili. Ripeto, non è velocissimo, non è sportivissimo. La marcia perché c'è il manuale? Ecco. Vediamo, diciamo no, è sempre in quarta. Ma non è vero, quarta. era in terza prima. È sempre in non quarta. è vero. Guarda che ho messo la terza perché stiamo rampando. Guarda. Allora, io sono un comodoso. Ma perché tu hai letto GT Line e volevi fare il tamarro? Ma quindi non è la macchina. Devi fare così, per fare il tamarro fai così. Tac, terza, seconda. Vai qua, quarta, quinta e cambi con le tue belle palette volante. Infatti ti prendi il cambio manuale, fai prima. Ma poi devi fare più risparmio, fatica. Però quando sei in città è il piede da frizione. Almeno lavori col bicipite, lavori col bicipite. Vabbè, dicevamo, arriviamo a 29.500 euro, complice anche il Tecnopack che prevede tra gli altri questo grande tetto di cui vi ho parlato Andrea e anche per esempio la possibilità di impostare elettricamente il sedile, che tra l'altro presenta pure 2 memorie. Fare lo xeno sempre nel Tecnopack, avete visto, però purtroppo gli abbaglianti sono alogeni e questa cosa un po' stride. Se non prenderete il Tecnopack mi sembra che voi non possiate avere nemmeno il sensore di pioggia sui tergicristalli automatici e nemmeno lo specchietto elettrocromatico. E questo è un po' un vantaggio da un punto di vista pacchetto. Tu prendi il pacchetto e hai un vantaggio economico, perché se dovessi prendere tutti gli optional separati come i competitor fanno, il listino probabilmente si alzerebbe tanto. Qua questo pacchetto, però queste piccole cose non le puoi avere senza pacchetto, quindi una politica che da un certo punto di vista mi piace, quello del tutto incluso, dall'altro punto di vista magari penalizza chi vuole un determinato optional e non gliene frega niente, per esempio del grande tetto panoramico o dei fari all'oxeno. Secondo me comunque è un approccio premiante rispetto alle tedesche, che hanno quello sicuramente, listini infiniti, che ti raddoppiano il prezzo iniziale della vettura. Esatto, praticamente. Allora Luca, a chi è destinata? Ti piace, non ti piace, la compreresti o non la compreresti? Allora, non la comprerei soltanto per il discorso legato al cambio, perché avrei voluto qualche cavallo in più, un pochino di potenza in più. È destinata secondo me alle giovani famiglie, perché comunque la capacità di carico c'è. È eccezionale, io ci ho fatto stare veramente un sacco di roba. La comprerei, sì, probabilmente la comprerei, anche se forse ormai che guido SUV più che altro è più comodo salire. Sei ormai un Comenda, io invece ho apprezzato perché l'ho guidata tanto, mi è piaciuta. Prima di tutto non ho avuto un minimo problema in questi 3.000 km, poi non ha consumato tantissimo, il cambio a me invece ha convinto. Ripeto, destinata, sì, come dici tu, giovani famiglie ci stanno, non fatevi ingannare dalla sigla GT, perché è una tranquilla berlina da famiglia, più che berlina station wagon. Esatto. Ciao! Iscrivetevi, Automotto, YouTube, tutto quello che volete. Ciao! Comunque tu hai fatto 3.000 km, queste qua ne 4.000 li avevi scassate, diciamoci la verità. Ci ho fatto rodaggio. Esatto. Pronta per la vendita.